Benvenuti su Creazioni Digitali o bentornati se state già seguendo il corso gratuito di Affinity Designer. Oggi vedremo come creare un QR code. Nell'ultimo aggiornamento tra le forme di Affinity Designer è stata inserita questa funzionalità, quindi è possibile creare un QR code direttamente dall'interfaccia di Affinity, settarlo e poi renderlo fruibile. Vediamo subito come funziona. Per poter utilizzare questa funzionalità occorre aver installato almeno la versione 2.5. La versione installata potete verificarla dal menu guida informazioni su e vedrete la versione installata sulla vostra macchina. La mia ad esempio è la 2.5.5. Lo strumento codice QR si attiva dalla barra degli strumenti come tutte le altre forme. Lo attivo e trascinando sulla tastiera lo traccio. Affinity crea questo quadrato all'interno del quale poi sarà generato il codice QR, che è una forma a tutti gli effetti. Contiene queste forme geometriche separate da spazi trasparenti, anche se a video non lo percepiamo perché c'è lo sfondo bianco. Gli spazi bianchi che si vedono all'interno sono degli spazi vuoti. Le forme che vediamo all'interno del codice QR in realtà sono dei moduli. Affinity calcola automaticamente la dimensione appropriata di ogni modulo. Come tutte le forme, è anche possibile assegnargli un colore di riempimento, tenendo sempre presente che dovrà essere facilmente leggibile da tutti i dispositivi ed è una scelta da valutare. Ciò non toglie che possiamo assegnare il colore che vogliamo dal pannello colore, ad esempio il blu. Fatto questo, dalla barra del menu contestuale con la forma selezionata, da 7 impostazioni in alto si apre un pannello a comparsa da cui è possibile impostare il tipo di dati che dobbiamo assegnare al codice QR. Ad esempio testo permette di codificare qualsiasi testo inserito nel form. Selezionando URL invece si attiva una casella per inserire un indirizzo web che atterra ad un sito, ad una pagina, un canale o un indirizzo FTP per permettere il download di file, ad esempio un catalogo. Selezionando telefonico invece ed inserendo un numero sarà possibile far partire una telefonata al numero indicato. Lo stesso se selezioniamo SMS. In questo caso invierà un messaggio automatico al numero indicato. E poi ancora email per l'invio di una mail ad un indirizzo specifico, oppure WhatsApp, FaceTime per dei messaggi diretti al numero associato. Il codice QR può essere generato ancora per condividere una posizione, ad esempio la sede della propria azienda, mentre Wi-Fi per consentire l'accesso ad una rete specifica. Ed infine VCard per condividere dati di contatto, ad esempio un biglietto da visita elettronico. E quindi adesso proviamo subito a creare un codice QR. Attivo URL ed incollo l'indirizzo del mio canale che ho copiato in precedenza. E come vedete Affinity genera il codice QR. I moduli all'interno del quadrato che ho tracciato sono cambiati e quindi non ci resta che provarlo per vedere se effettivamente funziona. Lo proviamo attraverso il tablet, direttamente come se fossi un utente finale. Attivo la fotocamera del tablet e lo inquadro e sul display trovo già il link. Clicco e mi porta direttamente al canale, quindi il codice QR funziona perfettamente. È possibile anche personalizzare il codice inserendo un'immagine, anche se obiettivamente non deve essere troppo invasiva per non comprometterne la lettura. E
adesso quindi proviamo anche questa opzione. Inserisco il logo di Creazioni Digitali all'interno del codice QR, cambio magari il colore per sintonizzare la tinta, altrimenti fanno a pugni, e lo provo ancora sempre attraverso il tablet. Inquadro il codice QR, trovo ancora il link che mi fa atterrare sul mio canale. E funziona anche questo, velocemente, ma abbiamo visto ciò che occorre sapere per realizzare un codice QR. Ho voluto dedicare un video a parte a questa nuova funzionalità perché ritengo possa interessare a diversi utenti. Se anche tu lo hai trovato utile, lascia un like e iscriviti al canale, perché il corso gratuito di Affinity Designer è appena iniziato e continuerà puntualmente la prossima settimana. Ciao!